Amici, siamo tornati, per voi è passata solo una settimana, per me sono passati praticamente 2 mesi. Oggi, a distanza di tantissimo tempo, torniamo a parlare di fotografia e lo facciamo parlando di street photography, dato che in questo momento sul mio Instagram dovrebbero essere uscite le fotografie definitive di New York, le mie preferite, le più belle, quindi oggi ne parliamo, vediamo come fare fotografia street di impatto, che funzioni e che riesca a raccontare una storia. Prima di partire con il video, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un commento, di lasciare un like e di supportare il canale perché stiamo crescendo, lo stiamo facendo piano, ma lo stiamo facendo. Quindi mi raccomando, unitevi a questa community, iscrivetevi e mi raccomando, cioè, base, per forza, ok? Ma cominciamo con il video, cominciamo parlando di street photography, cominciamo a parlare di cose importanti per la fotografia street, che è una di quelle che va di più negli ultimi tempi, ma è anche una di quelle che vedo c'è veramente tantissima cosa che no. Quindi partiamo con le basi. La prima cosa che dovete fare è definire un vostro stile. Che il vostro stile sia geometrico, che il vostro stile sia asettico, che il vostro stile sia confusionario, pieno di colori. Dovete definire un vostro stile, un vostro metodo per raccontare la città che state visitando o l'esperienza che state vivendo in quel momento. Dovete per forza all'interno del vostro processo di street photography decidere che cosa raccontare. Questo perché vi aiuta sicuramente a partire già con le idee ben chiare di questa cosa la fotografo e questa cosa non la fotografo, perché se voi prendete la macchina in mano e scattate a caso a qualsiasi cosa, si perde un pochino l'essenza di quello che è raccontare effettivamente una vera storia. Passiamo ora per il secondo punto, che in tanti non ritengono importante, ma secondo me è molto importante, ovvero l'aspetto dell'attrezzatura. Non serve un parco ottiche incredibili o non serve una super macchina fotografica. Io ho fatto tantissima street con la mia vecchia Sony A6000 e un 50 mm. Solo a Parigi mi sembra, sì, solo a Parigi e a Berlino sono riuscito ad accoppiarci anche un 18-105 f4, però non è che parliamo di G-Master o cose incredibili su full frame, quindi è importante definire l'attrezzatura per un aspetto che va oltre la qualità della lente o del corpo macchina. E adesso infatti mi spiego un po' meglio. Quando scegliete un'attrezzatura ci sono tanti fattori che dovete tenere in considerazione. È il linguaggio con cui volete raccontare qualcosa, l'ingombro della vostra attrezzatura, quindi anche il peso e questo vuol dire anche la discrezione che voi avete come fotografo, perché ovviamente se girate con un 70-200 e una 7.4 avete un ingombro di roba che comunque non passa inosservato. Se scattate con un iPhone o se scattate con una compatta, invece avete un'altra tipologia di discrezione, un'altra tipologia di scenari a cui potervi affacciare. Questa cosa non è una cosa da poco, perché a me è capitato di dover fare street photography in generale per passione mia personale, per imparare, per fare pratica, e alcune cose non poterle raccontare perché avevo magari la macchina in mano, oppure anziché raccontarle con la macchina in mano, raccontarle con l'iPhone, per un discorso sia di linguaggio ma soprattutto di discrezione con le persone. Per esempio, io vi faccio un esempio pratico terra a Milano. Una volta stavo facendo un po' di street e ho fatto una fotografia a un signore e mi ha detto: questa qua non la puoi fare, cancellala subito, si sta arrabbiato. E questo perché io stavo lì con la macchina fotografica e lo stavo proprio puntando e lui se n'è accorto, gli ha dato fastidio e ha detto no. Mentre invece se l'avessi fatto magari con un iPhone, magari un po' di nascosto, sarei riuscito ad immortalare quel momento. Ovviamente state attenti scattando in street e scattando alle persone. Successivamente è importante l'attrezzatura sempre per un discorso di linguaggio. Che linguaggio volete adottare all'interno della vostra street? Volete fare una cosa a 35 mm e quindi raccontare una cosa sul campo, quindi come potrebbe essere vista da voi, perché 35 mm più o meno è la lunghezza focale dell'occhio umano, quindi può essere un modo per raccontare una storia. Oppure lo volete fare con un 85 mm perché vi dà la possibilità di stare un po' più lontano dal soggetto e avere uno sfocato di un certo tipo. Potete giocare anche con dei teleobiettivi, perché c'è tutto un fattore di compressione della lente, di sfocato, di profondità di campo, che ha un linguaggio totalmente diverso rispetto, cioè da un 70-200 a 150 mm piuttosto che un 35 mm. E non solo nel quello che inquadri,
ma anche la compressione della lente, per esempio, potete giocare con degli effetti che a qualcuno può piacere, a qualcuno può non piacere, è tutto un rispetto a cosa voglio raccontare, come lo voglio raccontare. Sicuramente quello che è importante è che voi troviate qualcosa da raccontare secondo il vostro linguaggio. Dovete assolutamente, lo capirete con il tempo, cioè io per esempio mi sono trovato benissimo a New York con il 24-70, magari ho detto, dato che tante cose l'ho dovuto fotografare da lontano, magari qualche millimetro in più di focale non mi avrebbe fatto schifo, però sarebbe stato sicuramente un aspetto che dovevo valutare io sicuramente nel mio linguaggio, nel mio modo di esprimermi. Successivamente, altra parte importantissima, ma su cui andremo un pochino veloce perché ho fatto addirittura 2 video a riguardo, è la parte della composizione. La parte della composizione la dovete sapere, dovete riuscire a raccontare qualcosa nel modo che arrivi a quella persona che sta guardando la fotografia, perché la fotografia è come un racconto, quindi quando voi fate una fotografia e volete raccontare un momento, volete immortalare un attimo, se lo raccontate male è come scrivere una poesia con i verbi sbagliati, non si capisce, sì, bello, però cioè, non piace. Mentre invece se volete fare una cosa bella, una cosa fatta bene, dovete anche comporre in maniera interessante. Piuttosto prendetevi un attimo in più, ma componete in maniera interessante. Vi ho fatto un video sulla profondità di campo, su come si stacca bene il soggetto, e vi ho fatto soprattutto un video con le migliori, più importanti cose di composizione. Ve li lascio tutti e due qua nelle schede, quindi mi raccomando andateveli a vedere perché sono dei video importanti. Se sapete come funziona la profondità di campo o se sapete come comporre, mi raccomando sfruttate a pieno queste cose, sono molto importanti per la street, ricordatevelo. Altro aspetto importante sono i settaggi che dovete adottare con la vostra macchina fotografica, cioè come fai a immortalare bene un momento, scatti in singolo, scatti a raffica, tieni un diaframma aperto, tieni un diaframma chiuso, adesso ne parliamo bene. Le cose più importanti sono sicuramente un autofocus continuo, perché vi dà la possibilità di avere sempre a fuoco il vostro soggetto più vicino. Oppure, se non vi trovate bene, volete raccontare una storia con un certo tipo di linguaggio, una cosa che ho fatto io, l'ho fatta molto, soprattutto a New York in tantissime occasioni, avevo il punto di messa a fuoco fisso al centro, perché ho detto voglio creare questa serie di fotografie che ci abbiano il soggetto perfettamente al centro, perfettamente a fuoco, e quindi giocavo su questa cosa qua. Altre volte, dato che lo spot è flessibile, comunque sulla mia Sony A7 III potevo regolarlo con il joystick, giocavo su mettere a fuoco su aree, però in linea generale l'autofocus continuo vi dà la possibilità di avere il soggetto sempre a fuoco, anche se questo è in movimento, anche se, quindi è abbastanza, dipende poi dalla vostra macchina, dalla vostra lente, dall'autofocus, tutte quelle cose lì, però di base è molto veloce e vi dà la possibilità quindi di immortalare bene il soggetto. Altro aspetto che potete considerare è lo scatto singolo o lo scatto a raffica. Anche qua ci scontriamo con un problema di discrezione, perché sei più discreto se fai una foto, mentre se senti sotto è un po', se diciamo che stai proprio dicendo ehi ciao io sto facendo una fotografia, cioè quindi dipende. Quello che vi consiglio io per non fare una fotografia dozzinale è di capire quando usare uno e quando usare l'altro. Prima osservate bene la scena e poi capite se vi bastano dei tempi brevi o se proprio avete bisogno di immortalare l'attimo con la raffica. A voi la scelta, insomma. Altri due fattori sono la profondità di campo con cui dovete saper giocare, che dovete assolutamente saper padroneggiare a occhi chiusi per fare una bella immagine, e sempre qua il mio video nelle schede sulla profondità di campo. E poi un mio consiglio, soprattutto se state scattando di giorno, affidatevi a dei tempi brevi, perché un attimo entrare in contatto con del micromosso, con qualcosa, quindi non scattate a un centesimo di secondo, ecco, almeno state su un 250, un 320, insomma, secondo queste cose qua. Altra cosa importantissima, credo che sia la più importante nel linguaggio fotografico, dato che fotografia significa disegnare la luce, ditelo, sì, fotografia significa disegnare la luce, è osservare come cadono le luci, come cadono le ombre e i giochi di luce e ombre che ci possono essere nella città che state visitando. Se state giocando, per esempio, a me viene in mente a Berlino, vicino al Pergamon Museum, c'è
c'è un porticato, adesso dirò una cosa bruttissima perché proprio in termine terra-terra, c'è un porticato con tutte le colonne, che non è un porticato, ma non mi ricordo come si chiami, e quando calava il sole si creavano tutte le ombre delle colonne allungate e faceva una composizione carina, che io infatti ho immortalato in alcune fotografie, molto carina, e quindi anche quello un fattore che dovete stare attenti, come cadono le luci, come cadono le ombre, non solo le luci, anche le ombre, perché potete giocare con i riflessi, potete giocare con tantissime cose ed è importante che voi diate al vostro soggetto un'identità, e la luce e l'ombra sul vostro soggetto aiutano inequivocabilmente a dare un'identità al vostro soggetto. Ma qual è la cosa più importante per fare una buona fotografia di street? La cosa più importante, il consiglio che mi sento di lasciarvi, è quella di riuscire a osservare, non solo mentre fate fotografia, ma in generale quando siete sull'autobus, a casa, quando state andando a scuola. Osservate, allenate il vostro occhio a vedere le cose che gli altri non vedono. Così con la macchina fotografica riuscirete a immortalare quelle cose che di solito sono le cose più importanti e più interessanti. Quando siete in una città non ha senso che vi mettiate lì con la macchina e continuate a scattare a qualsiasi cosa e fare 10.000 fotografie per poi trovarne 20 carine e dire sì, che bello. No, vi prendete il tempo per osservare, per vedere il vostro soggetto, per inquadrarlo, vi prendete del tempo per fare una buona fotografia, perché è importantissimo nella street photography, che quindi è la vita di tutti i giorni delle persone, perché noi molto spesso ci dimentichiamo quando andiamo in viaggio che la maggior parte delle persone che inquadriamo non sono come noi, che quindi stanno guardando, mio Dio, ma spesso è gente che ci vive, è gente che ha la quotidianità cioè noi rappresentiamo magari la loro quotidianità, un loro gesto quotidiano, che sia andare al bar, che sia prendere un mazzo di fiori, che sia qualsiasi cosa. Davvero è importante che voi facciate attenzione ai dettagli, e quando riuscite a osservare quella scena che in tanti non vedono, prendetevi un attimo per comporla, decidete se farla in orizzontale o in verticale e poi scattate quel pulsante con dei settaggi che vi permettono di avere il meglio della vostra fotocamera. Poi sì, se scattate con un A7 III, come nel mio caso, ho scattato a New York con una 7.3 e il 2470 di cui ho fatto la recensione, ve lo lascio sempre qua nelle schede, che è una grandissima lente, che quindi ho una nitidezza incredibile, ho una qualità bellissima, e infatti io alcune fotografie le andrò a far stampare, prima o poi lo faccio, giuro, e cavolo, ti danno una certa resa. Certo che se vai in giro con una compatta guadagni in discrezione, ma magari il file che ottieni non è così wow, però dipende tutto dalle vostre esigenze, da quello che volete fare e, come dicevo prima, dal linguaggio che volete adottare. Ragazzi, il video finisce qui, per me è bellissimo essere tornato, anche se a voi non sono mancato neanche per una settimana. Ho avuto dei periodi un po' di alti e bassi negli ultimi 2 mesi in cui a volte non pubblicavo così, ma sono riuscito a gestire bene tutta la cosa dei video, quindi adesso siamo ripartiti. Giro questo video qua oggi, poi domani ne giro altri 2, poi torno a casa a Bolzano e poi arriverà presto anche la recensione della 7.3 nel 2023, che dovrei girarla tra 2 settimane, voi dovreste vederla tra un mesetto, quindi non perdetevi i prossimi video, non perdetevi le novità, iscrivetevi, lasciate un like, ditemi voi che cosa ne pensate di questi video, di cosa ne pensate della street photography, come la fate voi, cosa è per voi così importante nella street. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!